Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione di SharePoint in cui andremo a vedere come creare una nuova lista. Lo faremo molto rapidamente perché poi questi argomenti saranno trattati approfonditamente in lezioni successive, quindi vedremo come creare un elenco e in questa sezione l'ultima lezione sarà dedicata molto approfonditamente alla creazione di un elenco in SharePoint e alle tipologie di colonne. Nella sezione a venire vedremo come si creano approfonditamente le liste di documenti, in quella a venire ancora come si creano approfonditamente le pagine, quindi le liste di pagine. E quindi qui facciamo una breve carrellata aggiungendo anche il fatto che si può scegliere un'applicazione per creare una lista. Quindi andremo a vedere come creare la lista creando un elenco, creando una raccolta di documenti, creando una pagina e vedendo anche come si possono utilizzare le applicazioni. Lo facciamo, come detto, molto rapidamente. Quindi ci spostiamo sul nostro sito. Io già ho creato, per esempio, l'elenco di per le iscrizioni al corso di inglese, per i documenti di identità per gli iscritti al corso, per fare le diapositive che ti ho fatto appena vedere. Le pagine le abbiamo create in una lezione precedente. Vedremo anche come si creano le applicazioni con cui si possono comunque generare degli elenchi. Quindi vediamo innanzitutto un elenco, clicchiamo su nuovo elenco e andiamo a scegliere un elenco vuoto. Ci sono anche tanti modelli di elenchi che Office 365 in SharePoint già ci propone. Lo potremmo creare da un elenco esistente, lo potremmo creare anche da un foglio Excel, cioè i dati del foglio Excel andrebbero a finire direttamente nell'elenco SharePoint, si trasformerebbero in un elenco SharePoint. Da file CSV, anche il file CSV è un file che contiene delle informazioni crittografate, ma questo è un argomento un po' più complesso. Quindi andiamo a cliccare su elenco nuovo. Ho fatto l'elenco per l'iscrizione al corso di inglese, facciamo l'elenco per le iscrizioni al corso di cucina. Quindi raccolta anagrafiche discenti. Vado a cliccare su crea ed ecco che l'elenco è stato creato, dopodiché andrò qui in impostazioni elenco, come vedremo nell'ultima lezione di questa sezione, e andrò a creare tutte le colonne per inserire i dati. Torniamo nella nostra home page, andiamo a creare anche una lista di documenti, quindi nuovo, raccolta documenti, e vedremo che già qui ci sarà una differenza. Anche in questo caso possiamo scegliere tra alcuni modelli o anche da una libreria se già esiste nel nostro sito SharePoint. Noi andiamo a crearne una vuota e documenti iscritti al corso di cucina, diciamo per il modulo privacy, per far loro firmare poi il modulo della privacy. Clicchiamo su crea e qui già vedremo subito una differenza. Non ci sarà soltanto titolo e qualcos'altro, ma per esempio data ora modifica, modificato da, perché qui ci sarà, come detto nella lezione precedente, anche la cronologia delle versioni, e questo lo vedremo, come ho detto, approfonditamente nella sezione successiva. Poi possiamo creare una pagina, ma quello lo abbiamo già visto nella sezione precedente, ne abbiamo create 4, comunque dalla nostra home page. Per rivedere velocemente come si fa, basta cliccare su nuovo pagina e ci si apre subito la pagina in struttura da creare. Un'ultima cosa, nuovo app, e da qui possiamo raggiungere un elenco di applicazioni che possono essere sia di Office 365 sia di terze parti, che potremmo inserire sempre restando nel tema degli elenchi all'interno del nostro sito SharePoint. Per esempio questa Help Desk System
che è di SharePoint, quindi di Office 365, è un'applicazione che serve per gestire le richieste di assistenza. Quindi anche le richieste di assistenza sono degli elenchi, perché ci sarà una richiesta, un'altra, 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 quindi anche questo è un elenco. Sono tutte applicazioni sempre legate alla tematica principale di SharePoint, che è appunto quella degli elenchi. Quindi chiudo qui questa lezione e ti aspetto alla prossima. Ciao!